diversi membri della community mi hanno chiesto come mai non ho ancora parlato di Windows 12 e più segnatamente, soprattutto nell'ultimo periodo, come mai non ho affrontato l'argomento Copilot, a differenza di quanto hanno fatto tanti altri miei colleghi youtuber sicuramente più bravi e più in gamba di me. Ma io non ho affrontato l'argomento Copilot anche per un motivo molto ben preciso che ti spiegherò a breve in questo video assieme ad un paio di ritocchini molto interessanti che suggerisco senz'altro anche a te di fare se utilizzi Windows 10 o Windows 11. Andiamo a vederli insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Un caro amico mi ha fatto notare che recentemente, da quando ho iniziato questa avventura su YouTube e soprattutto con la community, è cambiato il mio modo di misurare il tempo. Ormai non lo misuro più in giorni, ma in video. E allora restiamo fedeli a quest'altro nuovo metro di misurazione e ti dico subito che qualche video fa, se ben ricordi, ti avevo parlato di un aggiornamento fantomatico di Windows, quello relativo al Moment 4 precisamente, e del fatto che era stato decurtato di alcune sue parti importanti, per non dire fondamentali, una delle quali era proprio Copilot. Qualora non lo sapessi, ti dico che Copilot è una intelligenza artificiale integrata direttamente in Windows, quindi sovrapponibile a ChatGPT piuttosto che Google Bard, che promette e in parte mantiene, per quello che ho visto, di fare cose davvero mirabolanti. Il problema è che, tuttavia, Copilot non è compatibile con una normativa europea che si chiama Digital Markets Act, che è intesa, tra l'altro, a salvaguardare proprio i nostri dati personali. Ebbene, qualche altro video fa avevamo trattato proprio questo argomento con la modifica al fantomatico file hosts che bloccava l'accesso a Microsoft tramite una serie di canali proprio ai nostri dati personali. Se tuttavia cerchiamo di capirne di più, diciamo che la questione si fa un pochino confusa. Vediamola insieme. Se infatti andiamo ad effettuare una ricerca su Google, su Bing o su qualsiasi altro motore di ricerca per la voce Copilot bloccato in Europa, in realtà, come potrai vedere, tutti quanti i titoli riguardano il modo alternativo per attivare Copilot sui nostri Windows in barba a quelle che sono le decisioni della comunità europea. Allora ho deciso di andare direttamente sul forum Microsoft per vedere come trattavano loro questa questione quantomeno spigolosa, ma tutto quello che ho trovato, anche qui, sono stati dei velati suggerimenti su come attivare Copilot sui nostri PC. Solo un moderatore ha avvertito della potenziale pericolosità dell'attivazione prematura di Copilot. Visto che anche il forum Microsoft non ci dava sufficienti informazioni in merito, ho deciso di andare direttamente sulla pagina ufficiale di Microsoft in cui si spiega esattamente come Copilot gestisce la privacy e le informazioni personali degli utenti. E qui devo dire che sono rimasto davvero, ma davvero scioccato. Come puoi vedere dal titolo, questa pagina si chiama proprio Come Microsoft 365 Copilot utilizza i tuoi dati personali organizzativi proprietari. Scendendo un po' più giù nella pagina e arrivando a questa domanda topica, apprendiamo quanto segue. Cito letteralmente: Microsoft 365 Copilot fornisce un valore aggiunto collegando gli LLM ai dati dell'organizzazione. LLM significa Large Language Model e sono dei modelli linguistici basati su reti neurali che servono ad elaborare enormi quantità di dati che poi sono tutti quanti i dati personali degli utenti che vengono raccolti tramite Copilot. Microsoft 365 Copilot accede ai contenuti e al contesto attraverso Microsoft Graph. È in grado di generare risposte ancorate ai dati organizzativi come i documenti degli utenti, i messaggi di posta elettronica, il calendario, le chat, le riunioni e i contatti.
Microsoft 365 Copilot combina questi contenuti con il contesto lavorativo dell'utente, come ad esempio la riunione in cui si trova ora l'utente, gli scambi di messaggi di posta elettronica che ha avuto su un argomento o le conversazioni in chat che ha avuto la settimana scorsa. Microsoft 365 Copilot utilizza questa combinazione di contenuti e contesto per fornire risposte accurati, pertinenti e contestuali. Onestamente, come direbbe Forrest Gump, mi sembra che non ci sia nient'altro da aggiungere su questo argomento, se non il fatto che sono chiari i motivi per cui l'Europa ha bloccato Copilot e che sarà sicuramente opportuno aspettare che Copilot faccia i giusti ritocchini in modo tale da essere conforme alla normativa sulla tutela dei nostri dati, anche i tuoi. E questo ci porta all'argomento di cui volevo parlarti oggi, perché secondo me sarebbe opportuno andare a controllare 2 o 3 impostazioni che sono fondamentali in questo senso. Andiamo a vederle insieme. Devi sapere che in fase di installazione di Windows 10 e Windows 11 vengono poste una serie di domande esattamente come queste che stai vedendo. A mio avviso sarebbe opportuno rispondere di no a tutte quante queste domande, ma se durante l'installazione non è stato fatto possiamo porre rimedio in seguito esattamente in questo modo. Portiamoci sul tasto Start, la famosa bandierina di Windows, e clicchiamoci su. A questo punto scegliamo la voce Impostazioni e nelle impostazioni scegliamo la penultima voce, quella che si chiama Privacy e sicurezza. Apriamola e individuiamo la voce Feedback e Diagnostica, questa qui. Facciamoci clic e in questa pagina andremo a disattivare tutte quante queste 4 voci, in questo modo qui. Fatto questo potremo andare ad espandere anche l'ultima voce, quella che si chiama Elimina dati di diagnostica, e una volta espansa cliccare sul pulsante Elimina per andare a cancellare tutti quanti i dati raccolti finora da Microsoft. Tutto qui. Ci tengo a chiarire 2 cose. La prima è che queste operazioni non sono sicuramente una soluzione universale, soprattutto al problema di Copilot, che però non intendo demonizzare perché può essere uno strumento potenzialmente estremamente utile e vantaggioso da avere su tutti quanti i nostri PC, ma una volta che sarà venuto a patti e sarà diventato conforme alla normativa europea. E saltando di palo in frasca, ci tengo a questo punto a ringraziare tantissimo Davide Barraco per il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente, Davide, sei davvero una certezza per questa community. Ma allo stesso modo voglio ringraziare anche Nicola Lazzari, Lorenzo Paoletti ed Alex Bocelli e dargli il benvenuto a bordo perché sono i nuovi abbonati del canale. Grazie infinite anche a voi. E visto che mi sono dilungato tanto, anzi troppo, la faccio breve anche stavolta. Ma non posso congedarmi da te prima di averti ringraziato per aver guardato questo video fino in fondo e avermi tenuto compagnia e dato come sempre appuntamento alla prossima.